Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mike Christian, detto The Iron Warrior, ovvero il guerriero di ferro. Un campione che ebbe grande notorietà negli anni '80, proponendosi come uno dei pochissimi atleti in grado di rivaleggiare con Lee Haney. Ma Mike è anche noto per essere stato protagonista di una storia di vita che sembra tratta dalla sceneggiatura di un film hollywoodiano. Dalla gioventù sbandata trascorsa nelle gang di Los Angeles, a campione di bodybuilding, rivale di Lee Haney, Ricci Gaspari e Lilla Brada, a imprenditore di successo, all'esperienza nella WBF, ai problemi con la tossicodipendenza fino al recupero e alla rinascita, un'esistenza condotta in un'alternanza di alti e bassi, che mostrano come sia possibile cambiare vita e risollevarsi dalle situazioni peggiori apparentemente senza sbocco. Una vicenda di vita che trasmette un messaggio carico di ispirazione e speranza a tutti quelli che si trovano ad affrontare periodi difficili nella propria vita. In retrospettiva, Mike è stato un grande rappresentante del bodybuilding old school, uno degli ultimi alfieri dei valori del bodybuilding classico, quando la chimica era meno diffusa e lo sport era più umano e divertente. Questa è la sua storia. Enjoy! Mike Christian nasce il 5 dicembre 1955 a Cleveland, in Ohio, secondo figlio di una famiglia di 3 fratelli. Ha solo 9 anni quando sua madre muore, evento che lo segnerà profondamente. Suo padre da solo fa fatica a gestire i figli e ha problemi di alcolismo e quando nel 1965 la famiglia si trasferisce a Los Angeles, Mike cade nel giro delle street gang locali, finendo ben presto per avere problemi con la legge e passando diverso tempo in riformatorio. Uscito da un periodo di detenzione nel 1976, si trasferisce dal padre a Portland, in Oregon, e mentre il padre cerca di trovargli una sistemazione lavorativa, Mike comincia ad allenarsi in una palestra locale, dove conosce Chuck Amato, un bodybuilder del posto piuttosto popolare al tempo, che lo convince a dedicarsi al bodybuilding agonistico. Così, a 20 anni, con un peso sugli 80 kg per 1,80 m di statura, Mike inizia ad allenarsi in palestra e dopo soli 6 mesi di allenamento comincia a gareggiare. Debutta partecipando all'Amateur Mr. Portland del 1976 che vince ed è solo l'inizio di una marcia trionfale che nel giro di pochi anni lo porterà a vincere numerosi titoli locali. Nel 1977 vince il Mr. Portland, nel 1978 conquista il titolo di Mr. Oregon. Una serie di eventi e soddisfazioni che lo trasformano da ragazzo di strada senza un futuro a noto campione di bodybuilding, aprendogli la via per una vita di successo. Nel 1980 si affaccia alle competizioni nazionali, partecipa al Mr. America AAU arrivando quarto nei pesi massimi e il buon piazzamento gli fa capire di avere il potenziale per poter aspirare a una carriera fra i professionisti. Ben presto però capisce che in Oregon le possibilità di crescita sono limitate e insieme alla fidanzata Marla si trasferisce a Los Angeles in cerca di maggior fortuna. Nella città degli angeli Mike comincerà ad allenarsi alla mitica Gold's Gym, assieme ai numerosi campioni che la frequentavano all'epoca, dai Barbarian Brothers a Robbie Robinson, da Samir Bannout a Tom Plath, e racconta che rimase stupito nell'incontrare dal vivo tutti questi famosi atleti, che fino ad allora conosceva solo attraverso le pagine delle riviste. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le impressioni che ebbe all'epoca. È divertente perché quando sono entrato per la prima volta alla Gold Gym e ho incontrato tutta questa gente che avevo visto sulle riviste, Samir, Robbie, Tom Plath, credevo fossero tutti alti 2 metri, invece erano più sul 1,70 m, 1,73 m, e io ero più alto di tutti, e mi dicevo, che cavolo è successo? Ci sono rimasto un po' male, ma mi ero fatto l'idea che fossero davvero enormi vedendoli sulle riviste. Dal 1982 Mike comincia a gareggiare nella NPC. All'inizio fatica un po' ad affermarsi, ma non molla e il suo impegno viene premiato. Nel 1983 vince il titolo assoluto al campionato NPC della California, successo che conferma un anno dopo, nel 1984, vincendo i campionati nazionali NPC e aggiudicandosi la Pro Card IFBB. Nello stesso periodo avvia la sua compagnia di abbigliamento sportivo, la Platinum Everywhere, con una linea di prodotti di grande successo che gli regalerà parecchie soddisfazioni economiche. Fra il 1985 e il 1990 gareggerà in oltre 20 competizioni sul circuito pro IFBB. Fra i momenti salienti della sua carriera ricordiamo le vittorie al Grand Prix US Pro e al Campionato Mondiale Pro IFBB nel 1988, i 3 Grand Prix IFBB vinti nel 1989,
rispettivamente in Germania e in Spagna, e le 5 partecipazioni al Mister Olympia, dove vanta un terzo posto ottenuto nel 1986 alle spalle di Lee Haney e Rich Gaspari e 2 quarti posti ottenuti rispettivamente nel 1987 e nel 1990. Al Mister Olympia del 1990 è convinto di poter vincere, allunga il periodo di preparazione per la gara e si presenta sul palco in ottima forma, con un peso sui 110 kg distribuiti sul suo 1,85 m di statura, ma non riesce ad andare oltre il quarto posto. Sarà proprio la delusione per questo piazzamento, unito alla generosa offerta economica ricevuta da Vince McMahon, a convincerlo a passare la WBF nel 1991. Comunque, se da un lato il passaggio alla WBF lo rende più ricco, è anche l'inizio della sua fine come atleta. I soldi facili e il troppo tempo libero lo portano a frequentare cattive compagnie e Mike cade nella spirale della droga, aggravando la sua dipendenza dalla cocaina, che lo porterà a perdere la casa, il suo business, il suo fisico e la sua integrità mentale per alcuni lunghi anni. Con la chiusura della WBF, dal 1992 fino ai primi anni 2000, Mike sparirà dalla scena agonistica e spenderà numerosi anni intrappolato nel vortice delle dipendenze. Fortunatamente, in seguito, Mike ha trovato la forza e il supporto da parte della moglie e della sua famiglia per uscire dalla spirale della tossicodipendenza e ripartire. Oggi, a 68 anni, vive nella zona di Dallas, in Texas. Si mantiene in forma e continua ad essere attivo nello sport come personal trainer. Lavora a diverse attività imprenditoriali e inoltre ha scritto la sua autobiografia, un libro nel quale racconta la sua vita. Una storia motivazionale che mostra come sia possibile trasformare la propria vita passando letteralmente dalle stalle alle stelle. In palestra Mike aveva un approccio molto particolare. Come allenamento seguiva un classico programma old school, ma era noto per allenarsi solo per alcuni mesi l'anno. Un approccio ben diverso da quello della maggior parte dei suoi rivali, che si allenavano tutto l'anno. In pratica si allenava solo nei 3 mesi precedenti una gara, mentre passava gran parte dell'anno staccando completamente dal bodybuilding. Quindi mesi senza entrare in palestra, senza seguire diete specifiche e senza utilizzare farmaci. Periodi che consentivano al suo fisico di recuperare, un approccio che lasciava interdetti molti addetti ai lavori, ma che nel suo caso, visti i risultati e i progressi che otteneva di anno in anno, sembrava funzionare benissimo. Lontano dalle gare perdeva fino a 10 kg di peso e volume muscolare, e quando si ripresentava in palestra 2-3 mesi prima di una competizione, la gente rideva, pensando che non avesse speranze di arrivare sul palco in una forma adeguata. E invece Mike accendeva i motori e in poche settimane cresceva di 10 kg di muscoli e più, arrivando il giorno della gara al massimo della forma, lasciando tutti di stucco. Per quanto riguarda l'allenamento, seguiva un protocollo ad alto volume di lavoro, nel quale si esercitava 6 giorni a settimana, seguendo uno schema push-pull-legs, con 3 giorni di lavoro seguiti da un giorno di riposo, per poi riprendere il ciclo, sollecitando in questo modo ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana. Per aumentare l'intensità utilizzava una double split routine, che lo vedeva impegnato in palestra in 2 sessioni quotidiane. Al mattino, momento in cui si sentiva più carico, allenava un gruppo muscolare grande, come il petto, il dorso o i quadricipiti, mentre nel pomeriggio lavorava un gruppo muscolare piccolo, tipo i tricipiti, i bicipiti o i polpacci. In pratica uno schema tipo del lavoro di Mike era il seguente. Giorno 1, petto, spalle e tricipiti. Giorno 2, schiena e bicipiti. Giorno 3, gambe, polpacci e addominali. Giorno 4, riposo. Un tipico allenamento per il petto di Mike consisteva di 5 esercizi per una ventina di serie di lavoro complessivo. Cominciava con delle distensioni su panca piana con manubri, seguite da distensioni su panca inclinata con manubri. Proseguiva con delle croci alla pec deck, poi distensioni alla macchina Nautilus e per finire delle distensioni con bilanciere su panca declinata. Per aumentare la varietà degli stimoli e favorire il recupero, alternava una sessione pesante nella quale eseguiva 8-12 ripetizioni per serie con una seduta leggera nella quale riduceva i pesi portando le ripetizioni per serie sulle 15-20. Sul piano alimentare Mike aveva vita relativamente facile. Dotato di un metabolismo veloce, non contava le calorie con particolare precisione, ma gli era sufficiente limitare i grassi e svolgere una grande mole di lavoro in palestra per raggiungere la massima condizione nel giro di poche settimane. Quindi si alimentava seguendo la classica dieta da bodybuilder,
ad alte proteine, carboidrati moderati e pochi grassi, che assumeva facendo 5-6 piccoli pasti al giorno e se riteneva di dover migliorare la definizione, semplicemente digiunava. Riassumendo, Mike Christian è stato un grande protagonista della scena agonistica IFBB degli anni '80, uno dei pochi atleti dell'epoca con una struttura fisica imponente e simmetrica in grado di rivaleggiare con Lee Haney, rispetto al quale difettava solo a livello di schiena e soprattutto di arti inferiori, un limite che gli ha precluso la vittoria del massimo titolo. Dalla gioventù sbandata passata nelle street gang di Los Angeles, alla scoperta del bodybuilding, alla carriera sportiva e imprenditoriale di successo, alla caduta nella spirale della tossicodipendenza fino alla rinascita, la storia di Mike ci mostra come sia scelte di vita sbagliate che di successo non siano mai condizioni definitive e che, se da un lato è possibile cambiare vita e risollevarsi da situazioni buie, anche nel caso tutto proceda a gonfie vele, dobbiamo sempre adoperarci per non perdere di vista i nostri valori. La vita è un viaggio e siamo tutti artefici e timonieri del nostro destino. Sta a noi mantenere la rotta, evitando di finire nelle lande del nulla. Ciao, alla prossima!